Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di a tavola con Silvia. Questa sera vi farò vedere la mia ricetta del pesto, Quello genovese, quello genovese, esatto. Però è la mia ricetta, non è la ricetta tradizionale, sia chiaro. quindi non è quella originale, però ci si avvicina un po'. Sì, 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 assolutamente. Di cosa abbiamo bisogno? Per 4 persone più o meno abbiamo bisogno di circa 150 grammi di basilico, ok? Poi abbiamo bisogno di due patate, dopo vi farò vedere il perché, una bella manciata di pinoli, questi più o meno saranno un 60-70 grammi, due spicchi d'aglio, ovviamente il nostro famoso olio caro, eccolo qui. Sì, ragazzi, noi sull'olio partiamo sempre avvantaggiati. Io vi metto nell'info box le informazioni per andare sul loro sito, gruppocaro.com. Vi iscrivete alla newsletter che sta in fondo alla pagina e vi arriva subito un buono sconto del 15%, che direi non è per niente male. Assolutamente no. Poi ovviamente servirà del pecorino buono, mi raccomando, quello romano, quello con la buccetta nera, ok? E del sale. Ovvio, fatto il pesto, che fai? Non ci rifai due trenette o due spaghetti? Beh, bisogna farceli poi dopo, giusto? È giustissimo. Senti, io ho un paio di domande. Scusate, mi sono girata, giuro. Dimmi. Perché non è quello originale? Che cos'ha quello originale? Loro hanno un procedimento tutto particolare, pestano dentro al pestino Ah, ok, di legno, ok. addirittura alcuni dentro al pestino di marmo, hanno tipo, non so, una quantità precisa di foglie di basilico, devono avere una certa grandezza Ok, per ok. profumare di più. È lunga da spiegare. E poi tra l'altro non usano solo le patate, ma usano anche i fagiolini. Infatti era la mia seconda domanda, perché Eh, ho visto in alcune foto anche sia le patate che i fagiolini. esatto. Loro usano anche perlomeno quello che ho mangiato io a Sanremo, eh. Poi non so, probabile che magari in qualche altra parte si faccia diversamente. Possibile che magari dipende dalla provincia, che sia una Probabile, fatta di provincia, magari probabile, solo basilico e in altre patate e questo non l'ho fagiolini. studiato ancora, No, ancora mi devo anzi, se lo aggiornare. sapete ditecelo voi, Sì, così almeno esatto. ci acculturate un pochino. Cosa dobbiamo fare come primo step? Ovviamente grattugiare il pecorino finemente e mettere le foglie di basilico a bagno nell'acqua per pulirle bene perché a volte comunque ci rimane un pochino di sabbietta, di terriccio, eccetera, con una punta di cucchiaino di bicarbonato, così stare tranquilli che è tutto a posto. Quindi ci rivediamo a basilico defogliato e a pecorino grattugiato. A tra poco. A tra poco. Allora, nel frattempo che il basilico era a bagno con l'acqua e bicarbonato, ho fatto anche le patate a pezzetti. Eccole qua. Devono avere questa grandezza. Piccole piccole. Diciamo come una falange, ok? Non di più. E queste però non vanno ovviamente nel pesto, vanno quando buttiamo giù la pasta. Quando noi buttiamo giù la pasta nell'acqua bollente salata, mettiamo automaticamente insieme anche le patate, cuociono insieme e poi scogliamo tutto e ovviamente andiamo a condire con il nostro pesto. Ora che dobbiamo fare? Mettere le foglie di basilico dentro al frullatore. Questa mia ricetta è una ricetta veloce per le persone che hanno poco tempo, perché se no vi direi di farle con il pestello. Beh, col pestello però è un po' più lunga, Col pestello è più lunga, però anche se il sapore è un'altra è un'altra cosa, cosa, sì, è vero. perché il basilico non viene scaldato dalla lama del frullatore e automaticamente l'olio essenziale sprigiona, vabbè, ma è tutta un'altra storia. Abbiamo anche Però grattugiato il pecorino. abbiamo tu, Vabbè, abbiamo tu grattugiato il pecorino, adesso vado a mettere anche una puntina di sale, proprio un pizzichino, ecco così, quindi qui c'è soltanto basilico, aglio e un e po' aglio. di sale. E l'olio che metterò adesso. Lascio sempre un pochino dell'acqua
con la quale ho lavato il basilico. Perché? Perché fa una sorta di emulsione. Quindi diciamo un mezzo bicchiere di olio e i nostri pinoli. Andiamo a frullare, ci rivediamo qua tra poco. Eccolo qua, è pronto il nostro pesto. Noi lo lasciamo un pochino grossolano, a noi piace un pochino che si senta sotto i denti, ok? Altrimenti lo lasciate un pochino di più. Esatto, lo frullate un pochino di più, se lo volete proprio tipo crema. Adesso l'acqua quasi bolle, vado a salarla e poi metterò giù la pasta insieme alle patate, quindi ci rivediamo dopo Sui fornelli. sui fornelli. Eccolo qui, ci siamo visti direttamente a tavola per l'assaggio, perché tanto l'acqua, come bolle l'acqua già lo sapete. Guardate che meraviglia, mi avvicino il più possibile, guardate, è un sogno questo pesto, l'odore è formidabile. E adesso, come ben sapete tutti, la parte più importante del video, Certo, l'assaggio, il tuo assaggio. il mio assaggio. Allora ti vado a prendere quella con un pochino di più di pesto. Eccolo qui, e ci mettiamo anche la patatina. Vai. Vedi? Sì, sì. La patatina scotta. Mm. La patata ci sta proprio bene. Sì. Ragazzi, è un sapore eccezionale perché ha tanti sapori, pecorino, basilico, tutto. Provate a farla e chi è ligure ci dia indicazioni sul vero originale pesto. Chi è ligure ce ne dirà di tutti i colori che abbiamo frullato il pesto. Ciao a tutti. Ciao!